Come vi stiamo raccontando da qualche giorno, il mercato dell'Inter sembra che sotto sotto possa covare ancora qualcosa. È un po', mi dà la sensazione, come se fosse una suggestione, no? Cioè una consapevolezza di poter fare ancora un colpo di coda finale, pescando però un profilo che non è facile da individuare. E ne abbiamo parlato anche nel video di ieri, vi ho fatto un nome in particolare che a qualcuno non è piaciuto, però non vi spoilerò nulla, potete recuperare il contenuto, lo trovate sul canale, perché appunto identificare una quinta punta che sembra essere quello che l'Inter vuole eventualmente pescare in questi ultimi giorni, deve mixarsi con tutta una serie di caratteristiche tecniche ed economiche che rendono appunto l'individuazione di questo profilo non proprio semplicissima. In ogni caso, il punto di partenza in tutto questo ragionamento è l'uscita di due giocatori che sono Aslani e Massolen, e che al momento intasano un reparto, quello di centrocampo, che già di base ha una pedina in più del necessario, perché al momento siamo in 7 per teorici 6 posti, anche se poi ci sarebbe Mkhitaryan che è un po' un profilo un po' a metà, però comunque teoricamente siamo 7 per 6 posti. E attenzione, attenzione, perché c'è proprio un'ultim'ora importante che riguarda uno dei due giocatori che vi ho nominato un attimo fa. Ne parliamo all'interno di questo contenuto nel quale vi do il ben ritrovati, amiche e amici passioni interisti, invitandovi come sempre a cliccare sul tasto mi piace qui sotto e ad iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, e poi qui trovate il QR code come sempre per entrare nel club di Passione Inter e supportare il nostro progetto anche così. Cominciamo, ultim'ora di mercato, vi dicevo, che riguarda, attenzione, Christian Aslani. Sì, proprio lui, vi condivido anche lo schermo mentre ve la racconto. Appunto, ultim'ora, notizia di pochi minuti fa, nel momento in cui sto registrando questo contenuto, l'ha riportata, come vedete, anche Fabrizio Romano, anche Gianluca Di Marzio. Si parla di un interesse dell'Al Jazeera, club degli Emirati Arabi Uniti, che appunto vorrebbe Aslani. Al momento c'è stato a quanto pare un contatto tra i club, quindi con l'Inter, mentre lato giocatore non sarebbero ancora arrivate delle risposte. Ma di positivo c'è che potrebbe trattarsi di un'operazione a titolo definitivo. Qui bisogna ancora indagare, bisogna ancora capire bene i dettagli, però così a sensazione diciamo che l'interesse di una squadra, comunque di una zona del mondo anche molto ricca, di campionati particolarmente ricchi per un giocatore che l'Inter non valuta poi chissà quanto, mi sembra abbastanza credibile che possa essere a titolo definitivo e non con il classico prestitino o con magari diritto di riscatto che potrebbe arrivare come proposta dalla squadra italiana della situazione. Ecco, diciamo che c'è più margine per avere fiducia del fatto che si tratti di un'operazione a titolo definitivo, e sarebbe quindi un'operazione molto importante perché comunque l'Inter su Aslani ormai Aslani lo ritiene un capitolo chiuso, non intende più puntarci e si libererebbe volentieri appunto anche del costo rosa che ha a bilancio, che è di poco più di 5 milioni di euro se non sbaglio, per un giocatore che di fatto l'Inter non ha, appunto, all'Inter non ha più posto in nessun tipo di situazione, in nessun modo. Sommando peraltro i 5, circa 5 milioni di peso a bilancio di Aslani in rosa con il milione più o meno di ingaggio lordo di Massolen in caso di uscita, nel suo caso in prestito, questo è quello che dovrebbe accadere da qui in avanti, si libererebbero poco più di 6 milioni di euro in un costo rosa che, come vi sto raccontando da tempo, è stato anche alzato e non di poco rispetto all'anno scorso, a conferma del fatto, tra le altre cose, che quando Marotta parlava e parla di disponibilità ad investire, dice la verità. Quest'anno l'Inter con l'arrivo di Curtis Jones, che anche qui, come vi abbiamo ripetuto da sempre, non era legato all'uscita di Luis Enrique, tanto è vero che Luis Enrique è ancora in rosa, e il costo rosa dell'Inter è aumentato di, mi pare, una quindicina di milioni, più o meno. E non è poco per quanto ci riguarda. E tra l'altro, ecco, devo aggiungere anche questa cosa perché ieri ho commesso un errore che alcuni di voi mi hanno segnalato nei commenti e vi ringrazio. Serve anche questo, avere la possibilità di confrontarsi ogni giorno con la nostra community. Un errore che riguarda le liste, perché avevo conteggiato nei miei ragionamenti relativi alle liste Aslani e Massolen come già esclusi dai ragionamenti, cosa che quindi obbligava all'ipotesi di cedere appunto ancora un giocatore, si parlava infatti di Luis Enrique come dicevo un attimo fa,
per poter immaginare di fare quest'ultima operazione di mercato in entrata. Ecco, in realtà per fortuna non è così, perché cedendo Aslani e Massolen, l'Inter in realtà avrebbe ancora un posto a disposizione nelle liste, a prescindere da Luis Enrique, per un giocatore che non potrà essere extracomunitario dall'estero, perché quegli slot lì l'Inter li ha già occupati con gli acquisti che ha fatto, dall'Italia invece eventualmente sì, e ovviamente, come dicevo all'inizio, andrà individuato anche sulla base delle esigenze tecniche che ha questa rosa, perché anche qui, lo stiamo dicendo da tempo, in tanti vorrebbero una quinta punta anche importante, la realtà dei fatti è che l'Inter su Pio Esposito e su Bonni vuole puntare e quindi serve anche un giocatore che non sia troppo ingombrante al punto tale da togliere tanti minuti appunto ai due ragazzi. In aggiunta a tutto questo, arrivo ad un'altra questione, perché poi, allora, quando arriviamo alla fase finale del mercato, l'ultima settimana più o meno, vi dicevo anche nel video di ieri, sono tante le volte in cui si sono materializzate delle operazioni che fino a pochi minuti prima, poche ore prima, non erano nemmeno pronosticabili. Quindi, secondo me, ragionare anche con delle ipotesi, con un confronto tra di noi sulla base della situazione, potrebbe far venire fuori delle ipotesi realistiche negli ultimi giorni di mercato. E un'ipotesi che ho letto in queste ore sui social, ma non solo, anche tra i nostri commenti, oltre all'uscita di Asllani e Massolen, è questa. Ad oggi Benjamin Pavard è un giocatore a tutti gli effetti reintegrato, però non è da escludere che negli ultimi giorni di agosto qualche squadra che magari può avere una necessità di colmare una lacuna in difesa possa fare un tentativo in extremis per un giocatore che comunque l'Inter non ha mai blindato totalmente. Diciamo che se lo è un po' ritrovato, se lo è ritrovato a tutti gli effetti quando è tornato dal prestito al Marsiglia e nell'attesa di un mercato che fino ad ora non ha mai portato delle proposte concrete per lui, se lo è un po' ritrovato, poi lui sicuramente negli allenamenti avrà dimostrato impegno e dedizione, altrimenti non sarebbe ancora qui, si sarebbe trovata una soluzione diversa, però in ogni caso l'Inter ha sempre fatto capire che si sarebbe anche liberata di Pavard nel caso ci fosse la possibilità. A quel punto l'ipotesi quindi è se l'Inter dovesse ricevere una proposta negli ultimi giorni di mercato, anche fosse di prestito, che quindi non ti toglierebbe a livello di costo rosa l'ammortamento di Pavard, ma magari l'ingaggio lordo sì, sulla base degli accordi che si trovano con la squadra che te lo chiede, beh, l'Inter potrebbe liberare eventualmente un altro posto a livello di lista con Pavard e comunque un'altra buona fetta di costo rosa, perché se non ricordo male l'ingaggio lordo di Pavard è intorno ai 6 milioni, più o meno, mi pare di ricordare. Quindi 6 milioni Pavard più i 6 abbondanti tra Aslani e Massolen sono 12 milioni e sapete che quando comincia ad arrivare sopra i 10 milioni si parla di giocatori che a livello di cartellino possono costare anche sui 30 milioni se non di più. Io non credo comunque, lo dico subito, non credo che l'Inter vada a fare un colpo da 30 milioni perché comunque poi la rosa bene o male è questa, quindi si dovrebbe anche trovargli uno spazio all'interno di gerarchie che secondo me sono già abbastanza definite in questo momento, però comunque tu ti apriresti a questa possibilità. Avendo due posti quindi disponibili nelle liste più questo spazio nel costo rosa, si potrebbe fare un ragionamento che prevede l'arrivo di un giocatore low cost, quindi non particolarmente impattante anche a livello economico, e uno invece magari un pochino più importante. Diciamo che a quel punto a me verrebbe da dire un'altra cosa, e cioè immaginando che si verifichi questa situazione che è comunque particolare perché presuppone l'arrivo di una proposta per Pavard che al momento non sembra all'orizzonte, ma non è da escludere, io forse ragionerei su un giocatore low cost in attacco o tra attacco ed esterno, insomma il solito discorso che facevamo anche ieri, quindi manterrei quella linea lì e potrebbe essere più sensato valutare un colpo un po' più di spessore in difesa. Sempre sui social leggo da diverse settimane il nome di Luca Reggiani, per esempio, del Borussia Dortmund, difensore italiano di 19 anni, se non erro, sì, che insomma è un prospetto molto interessante. Eh, non so quanto possa costare in questo momento acquistare un giocatore del genere. Ci sarebbe anche l'ipotesi Bovio, che in tanti, fin dalle amichevoli estive, stanno dicendo diamogli spazio, è un giocatore che ha dimostrato di valere. Non è facile anche qui identificare il profilo, anche perché c'è sempre, secondo me, quell'incognita relativa ad Akanji che ancora
In questo momento Akanji è un difensore centrale nell'Inter della difesa 3, Akanji e Stones, mentre a destra come braccetti ci sono Bissek e Pavard. Qualora dovesse partire Pavard, bisognerebbe capire dove andare ad infilare da Kanji come ruolo prioritario, diciamo così, perché poi dopo la partita contro il Monza, ma è una cosa che in generale sto leggendo fin dalla scorsa stagione, in molti dicono attenzione perché Akanji da difensore centrale, e questo in effetti è vero, contro determinati tipi di attaccanti che hanno certe caratteristiche va un po' in sofferenza in alcune situazioni. Il gol di Varela col Monza è un esempio, ma non solo quello, insomma anche durante la scorsa stagione ne abbiamo viste alcune di situazioni di questo tipo, e quindi allora a quel punto potrebbe nascere l'ipotesi di fare un altro difensore centrale puro, quindi da mettere nella casella insieme a John Stones, spostando Akanji a destra insieme a Bissek. Potrebbe essere anche così. Sto buttando lì delle ipotesi, ragazzi, perché come dicevo, gli ultimi giorni di mercato può succedere letteralmente di tutto, quindi prepariamo un po' di ragionamenti, ecco, su questo per capire anche quello che potrebbe succedere in questi ultimi giorni e preparando anche quella che è la valutazione sul mercato dell'Inter, perché poi, come sapete, qui su Passione Inter, gli ultimi giorni di mercato, o meglio, dopo l'ultimo giorno di mercato, vi proponiamo anche il contenuto con la valutazione sul mercato, che secondo me ad oggi è molto positivo. Dovessero cambiare delle cose in questi ultimi giorni, chiaramente bisogna rifare un pochino di ordine e una valutazione, però non credo, ecco, che comunque si vada a discostare troppo da una valutazione che a mio avviso quest'anno, a differenza dell'anno scorso, vi ricorderete avevo dato un voto piuttosto negativo, secondo me quest'anno invece il voto è molto alto, è stato fatto veramente un lavoro di ottima fattura, ma ripeto, ne riparleremo tra una settimanella circa, quando appunto il mercato sarà ufficialmente chiuso. Fatemi sapere nei commenti però quello che ne pensate, mandiamo vibes positive sull'uscita di Aslani, dai, che perderlo a titolo definitivo sarebbe importante. Io avevo già dato quasi per scontato la chiusura in prestito perché arrivati a questo punto immaginavo una soluzione del genere. L'ipotesi Emirati Arabi Uniti nella squadra, tra l'altro, stavo guardando prima, in cui gioca anche Malcolm. Non so se vi ricordate di Malcolm, fatemelo sapere. Chi è arrivato ad ascoltare il contenuto fino a questo punto mi faccia sapere nei commenti se vi ricordate di Malcolm, giocatore che era stato accostato all'Inter nell'anno primo o secondo anno di Spalletti, non mi ricordo. Era stato poi trovato un accordo con la Roma, se ben ricordo, e all'improvviso il giorno dopo era finito al Barcellona, quando invece sembrava appunto dovesse andare alla Roma, poi non è un giocatore che ha lasciato il segno nel calcio mondiale, ecco, mettiamola così. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, clic sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, oltre all'ingresso nel club di Passione Inter con il QR code qui in alto se vi va, e non mi resta altro che ricordarvi in descrizione, se mi seguite in podcast trovate un link per un altro approfondimento e invece su YouTube lo potete recuperare cliccando qui.